Stiamo parlando da tempo di un'Europa che sembra sempre più distante dai cittadini, dai loro problemi, ma anche dalle istituzioni. Per questa ragione le varie regioni italiane si sono impegnate per essere un po' da tramite tra lo Stato, l'Europa e soprattutto i cittadini, siano essi imprenditori ma non solo, per portare nuovi programmi, nuovi progetti che siano il più vicino possibile a quelle che sono le esigenze degli stessi, specie in un momento di crisi. Quindi un coinvolgimento delle regioni è fondamentale, partendo dal basso, proprio perché sono sempre più vicine a quelle che sono le esigenze concrete del loro territorio, e poi perché loro per prime conoscono bene il loro territorio, le loro differenze e sanno come poter interagire con altre regioni d'Europa valorizzando quelle che sono le differenze sia tra i singoli paesi che all'interno della regione. Penso alla Lombardia, che vede zone come Milano, città metropolitana, ma anche la bassa Lombardia, caratterizzata dalla sua agricoltura, o da altre province come quella dove siamo oggi, che ha sia l'impresa, sia l'industria che l'agricoltura. Mettere insieme queste esigenze è cosa assai complessa, ma che io ritengo si possa fare soprattutto con il ruolo delle regioni un po' più importante oggi rispetto ad un tempo. Per fare un esempio concreto di quanto dicevo, l'Italia partecipa a 19 programmi di cooperazione, di cui 14 riguardano solo le regioni alpine. Insieme stanno lavorando per mettere in luce quelli che sono i punti di forza ma anche di debolezza delle stesse e mettere insieme soprattutto quelle che possono essere proposte di soluzione e soprattutto di una programmazione che vede comunque risorse per 2,2 miliardi di euro, quindi una cifra importante che noi riteniamo debba essere spesa meglio anche del passato. Sappiamo tutti che l'Italia è uno dei maggiori contribuenti in Europa e purtroppo invece è una delle ultime per quanto riguarda la capacità di andare poi a prendersi queste risorse per finanziare i progetti del territorio. Io credo che questa potrebbe essere una soluzione per riuscire a scalare la classifica di quei paesi che sanno presentare qualche cosa di buono, di condiviso, di concreto, che soprattutto possa rimanere sul territorio nel tempo. All'interno delle politiche europee va sottolineato invece l'esperienza di Spazio Alpino, che è riuscita invece nel tempo ad accedere e a spendere soprattutto molte delle risorse assegnate, pressoché tutte, e mi fa piacere sottolineare come in questo momento Regione Lombardia presieda Spazio Alpino e quindi ha un ruolo strategico rispetto al passato, perché ha proprio la presidenza dei comitati nazionali dei programmi Spazio Alpino nonché di ESPON. Quindi svolge un ruolo di autorità di gestione del programma transfrontaliero in Svizzera, a cui partecipano appunto molte province di confine. Questo ci responsabilizza ancora di più e nei confronti dei nostri cittadini e soprattutto nei confronti degli altri stati, perché dovremo avere la capacità appunto di innanzitutto rappresentare tutti e poi di riuscire a fare sintesi di quelle che possono sembrare esigenze diverse ma che invece possono vedere una soluzione che riesca ad accontentare più paesi. Andando ancora una volta, lo sottolineo con forza, a sottolineare quelle che sono le singole differenze sia all'interno degli stati stessi sia tra i singoli stati, perché non ci sia una visione troppo omogenea di questa Europa. Noi riteniamo che sottolineando le differenze, trovando delle soluzioni specifiche, magari con delle linee guida comuni, possono a questo punto valorizzare meglio quelle politiche europee che, ahimè, in passato hanno dato la sensazione, a torto o a ragione, di essere distanti rispetto alle esigenze del territorio. Per questo Spazio Alpino vede molto ottimismo intorno a questo progetto, perché non si vuole appiattire la politica verso un modello comune, ma si vuole valorizzare le differenze facendolo diventare un punto di forza. A questo punto la comunicazione tra singoli stati, ma anche all'interno di ogni singolo stato tra i vari stakeholders, diventa fondamentale. Non a caso in Lombardia, così come altrove, si sono trovati momenti di incontro per mettere in comune la conoscenza di questi progetti e per fare rete con gli altri.
Quindi è fondamentale per noi investire in questo, errore che magari in passato è stato fatto, quello appunto di non fare rete su queste vicende. Invece noi riteniamo che sia davvero importante sia a livello locale che a livello fuori Italia quello di presentare i nostri progetti per far sì che anche noi stessi si possa venire a conoscenza di altre idee che possono diventare utili anche all'Italia. È evidente che non bastano gli incontri classici sul territorio, ma ci sono anche nuove forme di comunicazione e non è un caso che Regione Lombardia abbia investito negli ultimi tempi molto su quello che è l'aspetto digitale della comunicazione, che possa appunto quindi aprire i confini della nostra regione a tutti gli altri stati. Sottolineo ancora una volta come la Regione Lombardia, come più di tante altre regioni italiane, ha un po' il ruolo di locomotrice dell'Italia in Europa e quindi abbiamo, a mio avviso, qualche dovere in più rispetto alle altre regioni, anche alpine, affinché si possa essere innovativi non solo nella comunicazione stessa, ma anche nello strumento di comunicazione. È evidente che dovremo concentrarci su alcune tematiche in particolare. Io credo che l'innovazione tecnologica sarà uno di quei temi che riguarderanno tutti, sia i cittadini per avere servizi essenziali sulla base di modelli comuni, sia per quanto riguarda gli imprenditori che da troppo tempo chiedono alla politica italiana ed europea una forte sburocratizzazione. Molto spesso chiedono meno carte e anche meno risorse. Tra il fatto di presentare troppe carte anche solo per accedere ad un piccolo contributo e sburocratizzare, spesso ormai scelgono la seconda cosa. E poi, fuori ombra di dubbio, il tema del territorio, inteso come certo l'aspetto ambientale, quindi mettere insieme tutte le idee che possono essere utili per ridurre l'inquinamento e le emissioni di carbonio, ma quando si parla di territorio si parla anche di salvaguardia del nostro paesaggio. Non a caso l'ultima versione della PAC, la politica agricola comune, prevede il ruolo dell'agricoltura anche come detentrice di un paesaggio che va preservato. E poi, perché no, fondamentale, se ne sta parlando molto in questi tempi, soprattutto purtroppo quando ci sono tragedie, l'aspetto idrogeologico e quindi la tutela del territorio anche per quanto riguarda questi aspetti. Dico quindi che ci sarà molto da lavorare, ma sono certa che con l'impegno di tutti e non solo delle istituzioni, ma anche con il coinvolgimento del privato che diventa un po' più protagonista rispetto al passato, noi potremo raggiungere obiettivi comuni per far crescere un'Europa che fino ad oggi non ha saputo essere così incisiva come avrebbe potuto. In un momento di crisi economica io credo che noi si debba fare di necessità virtù, quindi a noi buon lavoro e soprattutto mi auguro che si possa una volta per tutte essere incisivi. È tempo di bilanci, quindi noi vi stiamo presentando un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, ciascuno con il suo ruolo fino ad oggi e quello che andremo a fare in futuro. Riteniamo senza presunzione di aver presentato un lavoro proficuo, un lavoro concreto e che si potrà sviluppare nel corso degli anni ancora meglio. Sarà sicuramente un modo per sentire l'Europa più vicina e trovo che anche questo strumento di comunicazione potrà essere utile oggi e domani per avvicinare a noi l'Europa.